Cara Anna Maria, oggi si occupa di mente, di sistema nervoso, di cervello e in questo caso però ne parliamo prendendo spunto da alcuni articoli che sono ultimamente usciti nei maggiori quotidiani anche del mondo, anche nel New York Times, e sinceramente mettono in evidenza il rapporto fra Covid e sistema nervoso. Ma prima ancora di questi articoli, il nostro professor Stefano Pallanti, dico nostro perché appunto insegna all'Università di Firenze, all'Università di Pisa, anche nelle più importanti università del mondo, ma comunque è qui il direttore dell'Istituto di Neuroscienze di Firenze e amico di cara Anna Maria, amico della nostra televisione. A lui facciamo riferimento perché già a luglio aveva evidenziato in un articolo su un giornale specializzato questo rapporto molto stretto che lega purtroppo il Covid alla nostra psiche. È vero, professore? Sì, grazie, è vero, purtroppo abbiamo a mente ancora la lezione che ci deriva dalle esperienze delle influenze aviarie e di queste sindrome respiratorie acute, a cominciare dalla famosa spagnola, dove ai 30 milioni di morti seguì poi 1 milione di encefaliti, le più importanti erano quelle letargiche che poi sono state riprese nel film dove i risvegli, no? Dove Robert De Niro fa vedere appunto il cambiamento con l'introduzione della terapia della levodopa, erano encefaliti soprattutto motorie. Però dopo la SARS nel 2005-2006 il 40% dei soggetti che avevano avuto la SARS ha sviluppato de novo disturbi di tipo neuropsichiatrico, in particolare disturbi tipo fatica cronica, fibromialgia, ma anche depressione, molti disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post-traumatico da stress. E si è capito adesso che non erano legati, diciamo, all'impatto psicologico dell'evento, della infezione, della pandemia, ma direttamente all'effetto sul cervello. Questa ultima ancora in corso pandemia del neuro-Covid-19, fin dall'inizio ha fatto capire quanto il cervello fosse vulnerabile. Si è parlato della perdita dell'olfatto e della perdita del gusto come sintomi di screening per i quali si può andare appunto a fare lo screening del tampone. Io avevo con altri colleghi segnalato e scritto gli articoli, e infatti i sintomi neurologici e anche questi psicosensoriali sono diventati sintomi che vengono considerati nello screening del paziente all'ingresso del percorso. Il punto è che poi alla fine del percorso ci sono altri sintomi che ad oggi non vengono forse ancora sufficientemente considerati, ma che è bene imparare a riconoscere proprio per poterne prevenire le conseguenze a lungo termine. Ecco professore, il focus in questi ultimi mesi è stato soprattutto sugli effetti che il Covid ha sul nostro apparato magari respiratorio oppure sui nostri reni, addirittura sulla prostata, però è stato proprio lei uno dei primi a evidenziare invece il rapporto con il sistema neuropsichiatrico e a questo punto però quali sono i sintomi che ci possono mettere in allarme? Attraverso il tampone già capiamo se abbiamo il Covid, ma se il Covid si è indirizzato in questa parte del nostro corpo, come facciamo a evidenziarne i sintomi? Ma in alcuni casi sono già stati descritti addirittura casi di ictus legato all'infezione acuta del Covid, casi appunto di epilessia legati al Covid, oppure disturbi di tipo neuroimmunologico tipo la sindrome di Guillain-Barré, quindi con disturbi motori diffusi a tutto l'organismo. Quindi nella fase acuta, diciamo, i sintomi oggi sono noti, si sono trovati gli anticorpi per il Covid nel liquido cefalorachidiano, quindi è chiaro che questo virus ha un tropismo per il sistema nervoso. Il punto è che anche quando magari non siano stati evidenti nella fase della malattia, può seguire alla malattia respiratoria una sequela di disturbi neuropsichiatrici che possono essere abbastanza vari, perché il soggetto lamenta magari stanchezza, disturbi cognitivi, disturbi della motricità, dell'organizzazione del movimento, che si erano visti già anche dopo
influenza di Hong Kong, quella del 69, una mia paziente si ricordava, dice sì, mi ricordo questa brutta influenza del 69 dove le persone dovevano un po' imparare a camminare, e quello che sta succedendo ora anche con questo neuro-covid, perché noi vediamo disturbi dell'organizzazione motoria, disturbi della scrittura per esempio, e soprattutto disturbi caratterizzati da fatica, dolore e perdita di piacere, che sembrano appunto una forma di depressione, ma la loro origine è legata alla risposta infiammatoria che va a, diciamo, a insultare il sistema nervoso centrale. Ecco professore, però quali sono i rimedi? Ovviamente sicuramente lei ci potrà dire quali sono, ma anche quanto dura questo percorso, perché in genere quando si ha a che fare proprio con il nostro cervello sappiamo che sono percorsi lenti, si pone noi stessi, si pongono degli ostacoli, no? Quasi alla nostra stessa guarigione. Quindi qual è il percorso da intraprendere, quanto può durare e se poi i risultati già si possono vedere, anche se la casistica è molto recente. Ma il primo punto è la diagnosi, cioè bisogna che i specialisti, i medici siano consapevoli che i disturbi cosiddetti comportamentali o psicologici possono invece avere un'origine più fisica e quindi fare la corretta diagnosi, il che vuol dire non solo studiare il comportamento, ma per esempio andare a studiare alcuni parametri con gli esami del sangue per vedere se ci sia ancora questa infiammazione, con l'aumento per esempio della proteina C reattiva, ma anche del TNF-alfa, di alcune interleuchine infiammatorie, e quello ci fa mettere insieme questi dati. A quel punto poi la terapia è insieme antinfiammatoria, ma può essere anche semplicemente con farmaci che noi usiamo anche in psichiatria normalmente, ma dotati di una più importante attività antinfiammatoria. A spiegare questo fatto, negli Stati Uniti adesso uno dei nostri serotoninergici viene utilizzato in un trial per il trattamento della fase acuta del Covid, per il loro effetto antinfiammatorio. Quindi selezionare la terapia in base non solo agli effetti sull'umore, per esempio, o sulle ossessioni, ma anche sull'effetto antinfiammatorio. E questo, diciamo, è chiaramente un compito ultraspecialistico, diciamo, che richiede, però appunto se cominciamo a parlarne, poi le persone potranno riconoscere la situazione, potranno riconoscere anche il percorso che normalmente, io ho già trattato alcuni di questi pazienti, si risolve quando è inquadrato e trattato nell'arco di pochi mesi, cioè in 2 mesi, 3 mesi noi vediamo un cambiamento significativo. Ho visto pazienti arrivare che stentavano perché, avendo avuto il disturbo, questo non era stato riconosciuto e non aveva ricevuto la terapia, la psicoterapia, che io considero utile per lo stress post-traumatico, però in questi casi ha bisogno del supporto farmacologico e delle volte anche fitoterapeutico. Ecco, giusto, fitoterapia. Oggi sembra che chiunque possa consigliarti qualsiasi cosa, bisogna stare sempre molto attenti, vero professore? Anche quando si parla di fitoterapia, perché pensando alle erbe si pensa a qualcosa di innocuo o perlomeno di benevolo. No, le erbe come per esempio i probiotici, altro argomento molto di moda, possono essere dei farmaci se usati nella giusta dose, con i giusti tempi. Noi con il professor Sacchetti, per esempio di Brescia, ed altri colleghi abbiamo fondato l'Accademia di Scienze Naturali in Neurologia e Psichiatria proprio perché ci troviamo sempre più spesso di fronte a pazienti che già assumono questi farmaci e noi così dobbiamo attrezzarci culturalmente in modo da poterli consigliare nell'eventualità che questi siano efficaci, che succede alcune volte, oppure quando invece non si tratti dei placebo magari costosi che non hanno nessuna utilità. Ecco. Ecco professore, quando si ha un malato di Covid, in casa un piccolo suggerimento, al di là dei comportamenti che vengono consigliati, anzi sono necessari per difendersi, a livello di testa come si può venire in aiuto a noi stessi e a colui che invece è ammalato? Qual è il comportamento? A parte le norme che vengono raccomandate di tipo igienico, no? Perché purtroppo la gran parte della diffusione del virus avviene all'interno della stessa famiglia, no? Quindi di questo non dobbiamo prenderne atto. Ecco. E certamente farsi travolgere dall'ansia è la peggiore delle medicine, perché la gran parte, anche i colleghi che lavorano in prima linea mi dicono che la gran parte dei pazienti che arrivano all'ospedale ci arrivano più per la componente dell'ansia che per la componente respiratoria. Un calo della saturazione, no, dell'ossigeno
è certamente un'esperienza difficile, ma se viene affrontata senza troppa ansia può essere gestito a casa, se si trovano le situazioni, diciamo, adeguate e c'è una cura come sarebbe auspicabile domiciliare adeguata. Quindi tutto quello che può abbassare il livello dell'ansia, però non sono tecniche che uno possa imparare sotto allarme, capito? Bisognerebbe che ciascuno di noi si preparasse. Noi per esempio facciamo online dei corsi di mindfulness, che è una tecnica provata in ambito medico per la riduzione dello stress. Imparare delle tecniche di riduzione dello stress, direi, dovrebbe essere una delle altre attività di prevenzione delle crisi psicologiche in relazione al Covid. Ecco. Purtroppo, professore, il tempo è finito e mi dispiace molto perché, come vedete, non soltanto abbiamo parlato di Covid, ma stiamo parlando di quello che dovrebbe essere un approccio più sereno da parte di tutti noi, perché abbiamo aggressioni di, sembra un termine brutto, però in ogni campo e ovunque, e quindi il rispondere con le nostre fragilità non è sempre facile. Poter essere aiutati in un percorso, magari anche semplicemente online, secondo me è molto importante, perché ritengo che l'ansia divori le persone e divori proprio il bello anche dei piccoli gesti quotidiani. Anche ci aspettiamo sempre troppo e sempre di più da noi stessi e dagli altri, un po' best shifting, no? Come dicono. Allora, professor Pallanti, grazie infinite Grazie a voi per questa nostra conversazione. Ci risentiamo con il professore presto, tanti sono gli argomenti che abbiamo voglia di trattare con lui. Vi voglio anche ricordare però che l'Istituto di Neuroscienze ha una mail che voi potete trovare sul sito, in modo tale da poter richiedere anche domandare qualsiasi cosa, e noi cercheremo di venire incontro anche alle vostre esigenze, rispondendovi, ovviamente il professore ed io con la trasmissione. Cara Anna Maria vi saluta per oggi, vi augura un buon proseguimento di giornata e soprattutto vi ricorda che Toscana TV vi fa sempre tanta compagnia.